Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come lavorare questo bellissimo punto fantasia 3D ad uncinetto. Questo è un punto molto semplice da lavorare, si ripete una sola riga ed è quindi reversibile, perfettamente reversibile, ed è 3D. Infatti, come vedete, ha questa lavorazione tridimensionale. La lavorazione è morbidissima e facile. Possiamo lavorare questo punto in più colori, come vi mostro in questa mostra che ho fatto, o anche in tinta unita, come faremo in questa piccola mostra che lavoreremo insieme nel tutorial. Come vedete, il risultato è bellissimo sia in più colori che in tinta unita. Per lavorare con più colori, quindi per come cambiare colore durante la lavorazione, vi rimando al tutorial che ho fatto sul punto fantasia ventagli, che trovate linkato nel box informazioni di questo video. Il modo per cambiare colore è sempre lo stesso e quindi non ve lo ripropongo in ogni video, andate a vedervi quel video in cui ve lo spiego dettagliatamente. Questo punto è perfetto per fare copertine per neonati, ma anche coperte grandi o sciarpe, scialli, stole, quello che vi piace di più. Fatemi sapere se questo punto vi piace, cosa ne pensate e cosa fareste voi con questo punto lasciandomi un bel messaggio qui sotto al tutorial. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per lavorare questo punto cominciamo con un nodino iniziale, per questo facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. Per questo punto montiamo un numero di catenelle multiplo di 3. Io per esempio ho lavorato 21 catenelle. Ora lavoriamo altre 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e iniziando a lavorare dalla quinta catenella dall'uncinetto lavoriamo 3 punti alti. 3 punti alti in questa quinta catenella. Ed ora iniziamo la sequenza che ripetiamo per tutta la riga. Lavoriamo 3 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza lavoriamo 3 punti alti. Uno, 2, 3. E questa è la sequenza che ripetiamo. 3 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza 3 punti alti. 1, 2, 3 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza 3 punti alti. 1, 2, 3. Quando lavoriamo più punti nella stessa catenella, può essere che la catenella successiva sparisca, in questo caso no, però può succedere, quindi tirate bene le catenelle in modo da vedere la prima catenella e ripetiamo questa sequenza fino alla fine della riga. 3 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza 3 punti alti. Lavorate tutte le sequenze e rimaniamo con una catenella di base. In questa catenella lavoriamo un punto alto. E questa è la prima riga. La prima riga è una riga di preparazione. Ora lavoriamo la riga 2, che è la riga che ripeteremo per tutta la lunghezza del nostro lavoro. Tutte le righe, quindi questa e anche tutte le altre, iniziano e finiscono con un punto alto. Il primo punto alto della riga lo sostituiamo sempre con 3 catenelle. Ed ora lavoriamo la seconda riga, che è quella che ripeteremo per tutta la lunghezza del nostro lavoro. Giriamo il lavoro, lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto ed ora lavoriamo 3 punti alti in rilievo presi davanti nel
terzo punto alto della tripletta sottostante. Quindi nell'ultimo dei 3 punti alti entriamo prendendo il corpo del punto alto e lavoriamo 3 punti alti e possiamo girare il lavoro in questo modo. Quindi questo che è il punto alto diventa praticamente un archetto in cui lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. Ed ora iniziamo la sequenza che lavoreremo per tutta la riga. 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 punti alti in rilievo presi davanti nel terzo punto alto della tripletta sottostante. Quindi come prima nel terzo punto alto rovesciamo un po' il lavoro in modo che l'archetto sia dritto davanti a noi e qui lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. E questo è tutto quello che dobbiamo sapere per questo punto. Ora ripetiamo: 3 catenelle e 3 punti alti in rilievo presi davanti nel terzo punto alto della tripletta sottostante. 1, 2, 3. E ripetiamo 1, 2, 3 catenelle e andiamo avanti così fino a completare tutta la riga. Lavoriamo anche l'ultima ripetizione lavorando 3 punti alti nel terzo punto alto della tripletta e ci resta l'ultimo punto alto della riga. 1, 2, 3 e concludiamo la riga con un punto alto nell'ultimo punto alto, quindi nella terza catenella. E questa è la riga 2. Ora dobbiamo solo ripetere questa riga per tutta l'altezza del nostro lavoro. La rivediamo insieme un'altra volta. Quindi giriamo il lavoro, lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e lavoriamo 3 punti alti nel terzo punto alto della tripletta sottostante, presi in rilievo come abbiamo visto. La prima tripletta è un po' nascosta, ma voi aprite bene il lavoro e questi sono i 3 punti alti della prima tripletta. Lavoriamo nel terzo, come abbiamo imparato, usandolo come se fosse un archetto. 1, 2, 3. Ed ora la sequenza: 3 catenelle e 3 punti alti in rilievo presi davanti nel terzo punto alto della tripletta sottostante. E ripetiamo così fino alla fine della riga. Terminata anche l'ultima sequenza della riga, lavoriamo un punto alto nel punto alto della riga precedente, quindi apriamo bene il lavoro e lavoriamo nella terza catenella delle 3 che sostituivano il primo punto alto. Come vedete, il lavoro tende a aprirsi come un ventaglio. Questo è normale che succeda perché ci sono molti più punti in queste righe che nelle catenelle iniziali. Voi non preoccupatevene, con l'ultima riga regolarizzeremo il lavoro. Proseguiamo ripetendo questa riga per tutta l'altezza del nostro lavoro. Supponiamo di aver raggiunto l'altezza desiderata del nostro lavoro e vediamo come lavorare l'ultima riga. Giriamo il lavoro, lavoriamo 3 catenelle per sostituire il primo punto alto e in questo caso la sequenza che ripetiamo per tutto il giro è semplicemente i 3 punti alti in rilievo presi davanti nel terzo punto alto. Quindi, come al solito,
3 punti alti, 1, 2, 3, con la differenza che questa volta non lavoriamo nessuna catenella tra i punti alti, quindi direttamente andiamo a lavorare 3 punti alti nel terzo punto alto. 1, 2, 3 e ripetiamo in questo modo per tutta la riga. 3 punti alti nel terzo punto alto. Ripetendo le triplette di punti alti completiamo tutte le sequenze, quindi lavoriamo tutta la riga e completiamo con un punto alto nell'ultimo punto alto, quindi nella terza catenella. E questo è il risultato, e come vedete con quest'ultima riga in cui non abbiamo lavorato le catenelle, il lavoro è tornato ad essere rettangolare e regolare. A questo punto possiamo lavorare intorno un qualunque bordo ci piaccia di più. Nel box informazioni vi lascio il link ai tutorial dei vari bordi che ho fatto finora. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi possa essere utile, che questo punto vi piaccia. È un'ottima alternativa all'altro punto 3D che avevamo visto insieme. A me piace moltissimo e spero tanto che piaccia anche a voi. Se rifate qualcosa con questo punto, mi raccomando, non dimenticatevi di condividere con me le vostre foto. Sapete che potete farlo creando un post sulla mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Se il tutorial vi è piaciuto, non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è molto importante, di condividere il video così più persone possibili potranno utilizzare questo punto e se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!